Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Extreme Metal News. Vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sul mondo del metal estremo e su quello che riguarda la nostra musica. Inoltre vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché come sempre alla fine ci sarà la notizia bomba della settimana. Detto questo, cominciamo con il video. I Celestial Wizard pubblicano il videoclip ufficiale del brano Powertron, che fa parte dell'album Winds of Cosmos, uscito nel luglio del 2022, autopubblicato dalla band e poi ripubblicato nel gennaio del 2023 dalla Scarlet Records. Si tratta di una band molto particolare che unisce un certo tipo di death metal melodico al power metal, con delle tematiche appartenenti a quest'ultimo genere citato, e lo fa in modo, a mio parere, abbastanza soddisfacente. Vi consiglio vivamente di dare un ascolto a Winds of Cosmos, poiché, a mio parere, le recensioni che si trovano in giro non sono del tutto veritiere poi con il prodotto finale, poiché è certamente un album estremamente derivativo, ma ha la capacità di tenere incollato l'ascoltatore dall'inizio alla fine e di farlo divertire, e a mio parere un album per funzionare bene questo deve fare. Come sempre sono curiosa di sentire le vostre opinioni su quest'album, quindi scatenatemi nei commenti e fatemi sapere invece voi cosa ne pensate. È uscito il 17 marzo il nuovo lavoro di Downfall of Gaia, chiamato Silhouettes of Disgust, accompagnato dal videoclip ufficiale del brano Blood Springs Become Rivers e stampato dalla Metal Blade Records. Si tratta di una band attiva dal 2008, dedicata un post black metal con delle influenze sludge e crust. Non ho ancora ascoltato l'album per intero, ma ho ascoltato il singolo che promette veramente bene e magari vi aggiornerò sulle mie impressioni in futuro. A proposito di questo, un ragazzo tra voi nei commenti mi ha chiesto di poter esprimere un mio parere, insomma una mia opinione, in un video riguardante il nuovo album dei Slade Heimdall, e lo farò sicuramente, probabilmente settimana prossima, quindi rimanete aggiornati poiché questa sarà anche un nuovo video di una nuova rubrica che spero di portare avanti. Gli Ipocrisi annunciano la ristampa dei loro primi 4 lavori studio, sia in versione LP che in versione CD. Saranno stampati dalla Nuclear Blast, come ormai tutti i lavori della band. Si tratta di lavori che vanno dal 1992 al 1996, ormai praticamente introvabili, quindi ben venga una ristampa di queste pietre miliari del death metal. Gli Outlove annunciano il nuovo lavoro Reaching Beyond Asaya, in uscita il 31 marzo per la AOP Records, è disponibile già da adesso al pre-order e anche all'ascolto completo sul canale di Black Metal Promotion. Si tratta di una band black metal brasiliana, dedita a un black metal dalle forti tinte atmosferiche e melodiche, che ricordano da vicino gli Ad Omega, sia per le tematiche che per la musica in sé. In realtà sono gli Ad Omega poi che ricordano gli Outlove, avendo debuttato gli Outlove qualche anno prima di loro. L'album è veramente ottimo, è quel passo in avanti che la band poteva e doveva fare, quindi vi consiglio vivamente di darci un ascolto. Gli Unfelled rilasciano il loro primo full length chiamato Pole of Endless Perdition, uscito il 10 marzo per la AOP Records. Volevo parlarvi di questo progetto per due principali motivazioni. La prima motivazione è che si tratta di un progetto a cavallo tra Ucraina e Australia, con membri veramente importanti nel panorama black metal internazionale. Parliamo infatti di Desolate, membro principale e fondatore del progetto Austere, di Vlad, che ha composto e registrato la batteria per vari progetti nel panorama internazionale, come ad esempio i Windswept, e DD, che è il principale membro dei Forest Mysticism. La seconda principale motivazione è che si tratta, a mio parere, di uno degli album black metal più belli usciti fino a questo momento quest'anno, quindi assolutamente non perdetevelo e dateci un ascolto. Un nuovissimo progetto chiamato Norstev rilascia il suo album di debutto 2023, stampato dalla label Umbria Perduta. Si tratta di un raw black metal, nel senso moderno del termine, con delle sfumature folk, veramente molto interessante, assolutamente da non perdere.
Altro debutto, in questo caso parliamo di una demo, Comme un Sin de Mort, della band Comtesse Maléfique. Chiedo scusa per la mia orribile pronuncia in francese, questa è uno di quei problemi che mi sono portata dietro da tutta la vita e che mi porterò dietro per tutta la vita, perdonatemi. Anche in questo caso parliamo di un raw black metal dalle forti tinte atmosferiche, in questo caso. In appena 3 brani ci mostra del potenziale davvero niente male, quindi dateci un ascolto nella speranza che l'album vero e proprio possa essere rilasciato il prima possibile. Altra band prodotta dall'etichetta Umbria Perduta, in questo caso parliamo di Idolo Titum e del suo EP In the Circle of Spectral Forces. Parliamo anche in questo caso di un raw black metal, mi rendo conto che questa puntata sta diventando monotematica, ma questa settimana è andata così, non ci posso fare niente. Anche in questo caso parliamo di un debutto veramente niente male che ci fa sperare per il futuro. Questa notizia è tutt'altro che felice e infatti anche solo a parlarvene mi viene un po' il magone. Uberfall, ovvero una band black metal italiana che ci ha regalato 2 capolavori del genere, a mio parere, hanno deciso di abbandonare il progetto musicale. I ragazzi non si sono sciolti e non hanno litigato, sia chiaro, anzi continuano ad essere degli amici, ma hanno voluto smettere di fare live e di fare altri dischi per motivi personali che non hanno specificato. Io ovviamente non posso sapere la motivazione reale che c'è dietro all'abbandono del progetto, ma sono fermamente convinta che se la scena italiana andasse meglio, queste cose non accadrebbero. Ora come ora non voglio fare però un video polemico, quindi mando un forte in bocca al lupo ai ragazzi, nella speranza in cuor mio che si tratti solo di un arrivederci. È finalmente disponibile il nuovo album dei What the Fuck chiamato My Nightmares, uscito il 15 marzo. Ve ne parlai anche la scorsa settimana di questo progetto, si tratta comunque di una band a cavallo tra new metal e alternative metal, veramente molto interessante, di cui a breve troverete la mia recensione sul canale di Heavy Metal Maniac. Mi raccomando, non perdetevela. I Swallow the Sun, band melodic black metal finlandese, a dir poco leggendaria, arrivano in Italia per un'unica e imperdibile data, il 25 aprile, al Legend Club di Milano. Non saranno inoltre soli, infatti come special guest avremo gli Avatarium, una band doom metal di origine svedese, e gli italianissimi Shores of Null ad apertura del concerto. Se potete, mi raccomando, non perdetevi questo incredibile evento. Ovviamente il link in descrizione ai biglietti. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video e a lasciare un commento nel quale mi indicate quale notizia vi ha colpito di più. E noi ci vediamo settimana prossima, lo stesso giorno, allo stesso orario. Lead the fire!